Sono quasi 2 anni che questa pianta è a casa da me, è cambiata veramente tanto. In questo video vi faccio ripercorrere un pochettino la storia di questa pianta, quindi da quando l'ho presa, tutte le varie operazioni che ho fatto per arrivare a questo punto, e poi andiamo a fare una piccola pulizia delle foglie ascellari. Poi, se riesco, vado anche a fare un buco lì per far scorrere l'acqua. Vi faccio intanto una piccola panoramica. Questo è il primo ramo che sta anche ripartendo, per fortuna, soprattutto in punta, in modo tale da ingrossarsi. Capite bene che questo ramo è nato quest'anno. Qui dietro sto lasciando questo ramo e questo ramo per poter andare a fare dei rami di profondità, visto che questo qua non so se lo terrò perché è quasi alla stessa altezza di questo. Magari questo è leggermente più in alto, questo sicuramente mi serve, magari non facendolo andare in alto ma facendolo andare in orizzontale. Poi qui su la pianta sta abbastanza bene, sta strutturando anche in modo veramente buono. Questo ramo qui lo sto facendo ancora crescere per cercare di andare a fare l'innesto a fare passante l'anno prossimo. Comunque me lo devo mantenere perché mi serve per farlo. Qui la pianta sta continuando a procedere e anche qui, se vedete, sta andando veramente una bomba. Ora passo a raccontarvi brevemente la storia di questa pianta, che è con me dal 15 settembre 2023. L'ho presa esattamente in quel giorno andando da Giuliana perché ero andato in vacanza in Toscana e sono passato a prendermi un po' di piante. Questa è in assoluto la pianta che mi piace di più tra quelle che ho probabilmente, o che comunque rispecchia proprio la mia visione di bonsai, tra virgolette, che vorrei, quindi roba molto mascolina. Inizialmente il fronte era questo, come vedrete nei vari pezzettini di video che vi sto mettendo. Poi che cosa è successo? L'ho lasciata solo in questo vaso giallo fino al giugno successivo, dove sono andato a costruire questo vaso in legno fatto molto bene. C'è un video qui che ve lo descrive un pochettino, che però era destinato ad un'altra pianta. Poi l'altra pianta si è seccata e ho deciso di metterci questa, andando a posizionare il vaso giallo sopra la nuova terra. Da lì poi l'ho lasciata tutto il 2024 che spingeva e ho iniziato a potarla più o meno verso fine anno, dove poi sono andato a fare anche delle lavorazioni col filo e sono andato a creare tutta questa struttura qui in apice che comunque risulta anche di qualità abbastanza buona. E lì ancora il fronte era questo qui, ecco perché ho tagliato tutti i rami che uscivano da questa parte e anche il ramo che usciva da qua praticamente. Poi con il maestro al club ci siamo resi conto che la parte dietro, quindi quello che è l'attuale fronte, risultava migliore rispetto a questa parte qua di fronte, e andavamo anche a nascondere un pochettino i due taglioni che questa pianta ha e che dovremo lavorare. Al che poi per fortuna la pianta, ma non avevo dubbi, ha cacciato questo ramo qui, che sta diventando il primo ramo e sta raggiungendo già un diametro importante. Questo ramo, come dicevo, l'ho tenuto per fare il foro passante e poi farà la fine del ramo che stava qui, quindi andrà tagliato, e poi quindi farò un innesto a foro passante qui per fare un palco sotto questi altri palchi, e tutta quest'altra parte invece è già abbastanza buona come base. Spero vi sia piaciuto questo piccolo racconto, perché almeno vi ricordo un pochettino la storia di questa pianta che in 2 anni è passata dal non avere un ramo ad avere già un'ottima struttura, secondo me. Fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate con un commento. Ora magari vado a dare una sfoltita senza registrare perché comunque sto in una posizione abbastanza scomoda. Poi vado a fare un buco qui dietro, come vi avevo detto, per far scolare l'acqua, e poi ci vediamo per il risultato finale, nella grande speranza che questa pianta faccia almeno
almeno un'altra cacciata, visto che tra un po' dovrebbe arrivarmi l'ultimo dei 2 prodotti biostimolanti che voglio dare alle mie piante, soprattutto questi 2 lecci, la rovere e altri, piante tra virgolette importanti che ho, e questo mi dovrebbe donare un verde molto più acceso e una grandissima resistenza a tutti i vari tipi di stress, quindi la pianta dovrebbe migliorare ancora di più. Il primo ramo l'ho già pulito un pochetto, qui vi faccio vedere al volo essenzialmente quello che faccio, quindi foglioline ascellari che hanno dato vita a nuovi rami, le vado a pulire in questo modo, così vado innanzitutto a guadagnare un sacco, ma veramente un sacco di areazione, luce, tutto quello che concerne una pulizia di questo tipo, quindi tutta questa parte in mezzo avrà luce in più e probabilmente mi aiuterà anche a dare un po' più spinta alla pianta, perché si troverà senza un po' di vegetazione, quindi come se avessi fatto una piccola defoliazione. Quindi ora continuo, e visto che sto abbastanza scomodo in questa posizione col telefono, faccio una bella pulizia e noi ci vediamo magari al lavoro finito per farvi vedere un attimo il risultato, vi spiego alla fine se sono andato anche ad accorciare qualcosa, eccetera eccetera. A tra poco. Eccoci qua, a livello di primo ramo non è cambiato niente, però vedete nel resto della pianta che già solamente andando a togliere le foglie ascellari abbiamo guadagnato un sacco, e dico un sacco, di aria, ma anche di sole, perché praticamente il sole e l'aria riescono a passare molto meglio all'interno dei rami, tra virgolette. Allora, perché si tolgono quelle foglie? Perché praticamente sono quelle che stanno alla base dei rami, che proteggono le nuove gemme e che poi una volta che il ramo parte, quelle piano piano si vanno a seccare. Ecco qua me ne sono rimaste, ora le tolgo, sono rimaste queste 2, quindi vado a togliere queste 2 una volta che ho finito il video. Qui ho fatto un buco per far uscire un po' l'acqua, però ho notato anche che il secco in realtà tende ad andare più verso il centro della pianta, quindi poi vedrò un attimino come sistemarla, però intanto ho fatto un buchetto in modo tale che non tutta l'acqua va verso il centro, ma qualcosa esce anche, poi magari c'è un po' di areazione in più, quindi tende a marcire un po' meno, non lo so. Spero comunque che questa cosa non crei problemi alla pianta. Sono tornato a distanza di 2 settimane, come vedete qui ho fatto tutta una bella potatura, sono andato anche in parte a togliere tutti i nuovi germogli da tutti questi rametti. Ora per esempio questo mi era sfuggito, sono andato a togliere tutti i germogli, quindi questo l'ho lasciato crescere in autonomia. Se pensate era solo un piccolo caccetto laterale che arrivava più o meno qui, tutto questo l'ho fatto adesso. E poi sono andato comunque a lasciare la pianta sfogare abbastanza, come vedete anche da qualche caccio che è rimasto lì sotto, poi a breve li toglierò. Guardate questi 2 quanto sono cresciuti, ma guardate anche quanta crescita c'è stata su tutta la pianta. Mi sembra proprio che la pianta stia veramente bene, soprattutto qui in alto la vedo partita veramente alla grande. L'unica differenza tra prima potatura e dopo potatura, l'unica differenza importante diciamo,
è stata la somministrazione del primo giro dei vari biostimolanti che vi avevo annunciato tempo addietro, e apparentemente non stanno funzionando, perché comunque la pianta non è stata concimata sto mese, perché io ad agosto non concimo, ho solamente dato questi biostimolanti come primo ciclo e stasera credo che farò il secondo ciclo. Come vedete la pianta sta in una forma veramente smagliante, quindi adesso vi lascio i saluti, visto che vi ho fatto questo aggiornamento di come sta la pianta 2 settimane dopo la potatura e la pulizia delle foglie ascellari, che praticamente devo rifare perché se ne sono create altre, ma la rifarò magari verso settembre. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto. Questa pianta a me piace sempre tantissimo, fatemi sapere voi un feedback se secondo voi va bene che sto lasciando questi 2 rametti, ma soprattutto questo sopra, che crescono, mi fanno palchi dietro. Fatemi sapere secondo voi se sta andando bene la crescita di questo primo ramo, che secondo me è spaventosa. Non vedo l'ora di farlo diventare enorme. E niente, la ramificazione la conoscete bene perché vi ho fatto un video in cui la andavo a filare totalmente, e poi l'andremo a migliorare ancora e ancora, però secondo me stiamo anche iniziando a raggiungere un livello importante di ramificazione su questa pianta, nonostante siano passati, ecco, neanche 2 anni, perché comunque 2 anni saranno passati il 15 settembre 2025, quindi mancano ancora 1 mese e mezzo all'incirca, quindi ne vedremo delle belle su questa pianta, e poi tra 1 o 2 anni andrò anche a rinvasarla, probabilmente più nel 2027, che comunque qui ce n'è di terra. Ricordatevi mi piace, commenti, iscrizioni se non siete iscritti, tutto quello che volete. Vi ringrazio ancora per essere stati in mia compagnia e noi ci vediamo domenica prossima, sempre ore 19. Buon bonsai e buone ferie. Ciao ciao!